Benvenuto o bentornato nel Bosco delle Streghe, caro pellegrino dell'ignoto. Eccoci giunti alla seconda parte della Janara, dove parleremo del mito comune, tradizionale, quello che fa più paura. Per quale motivo la Janara fa tanta paura? Come si riconosce questa strega? Nell'immaginario comune si parla di una donna dai capelli lunghi e scapigliati, con una chioma arruffata e disordinata. Ovviamente i capelli sono sciolti perché ondeggiano al vento mentre cavalca la sua scopa. Magra ed emaciata, scheletrica, ha una pelle bianchissima che tende al grigiastro. Gli occhi della Janara sono l'elemento più spaventoso, anche se sembra strano. Ha tutta un'energia occulta, oscura, sono tra il bianco e il nero, brillano di una luce sinistra, la luce della luna, in grado di terrorizzare o ipnotizzare. Cammina a piedi nudi, piedi che sono sporchi di terra o di briciole di corteccia, di fango, i talloni sono callosi e spaccati. Alla luce del sole il suo aspetto cambia. Ovviamente è vestita, ma non in modo eccentrico, rimane un soggetto sempre molto sciatto. La sua aurea comunque è malefica o ha un qualcosa che dà fastidio. Di certo non brilla per bellezza. La notte è il momento in cui la Janara mostra tutto il suo aspetto spaventoso, mostra il suo lato scuro e crudele. Chiunque ha la sfortuna di incontrarla morirà tra tormenti e dolori. Non sarà una morte rapida. In 28 giorni, vale a dire in un ciclo lunare, il soggetto che ha avuto la sventura di incontrarla avrà diversi tormenti e guai. In altre occasioni la Janara si presenta come un'ombra che ti segue. La Janara è un essere molto veloce nei movimenti, ha una bocca enorme che alle volte è deformata in un sorriso che spaventa, un sorriso che è un ghigno, digrigna i denti facendoli stridere lentamente, e questo vuol dire che la Janara vi sta seguendo, magari vi sta anche pedinando per arrivare a maledirvi. Potete allontanarla e per allontanarla è necessario che chiudiate gli occhi e recitate una preghiera. La cosa migliore sarebbe quella di gettare del sale dietro di voi, in modo che non possa seguirvi. In passato, fin dall'antica Roma, era normale regalare ai bambini o comunque alle persone che erano costrette a camminare di notte, magari per lavoro, un sacchettino di sale grosso. Alle volte invece è proprio la Janara che vuole farsi vedere perché vuole maledirvi. Nonostante abbiate gli occhi chiusi, lei vi soffia sui capelli o sul viso, in modo che li apriate. Queste sono leggende che hanno dei fondi di verità. Magari pensate che siano storielle o favolette, e invece no, sono vere testimonianze. Sono tante le morti misteriose legate ai rituali o alle notti di luna piena o ancora alle notti senza luna, dove però c'era sempre la presenza di sale sulle strade o presso i cadaveri che sono stati poi ritrovati. Come tanti altri racconti, coloro che sono scampati alla Janara proprio grazie ai consigli tramandati nei borghi o nei piccoli paesi, essi sono giunti fino a noi. Nel lungo racconto che interessa questa figura magica, esoterica e storica, cioè la Janara, ci ritroviamo a dover lottare tra realtà e fantasia. In tutti i miti, anche in quelli che ci sembrano più assurdi, c'è sempre un fondo di verità, e in questo personaggio tradizionale e noto alla stregoneria pagana di verità ce ne sono tantissime. Le Janare, come abbiamo già detto nel primo video, possono essere sia buone o cattive. Le Janare buone sono cultrici delle arti magiche, naturali, aiutano i malati, supportano le partorienti o le puerpere, eliminano il malocchio, l'invidia, i pettegolezzi, le maledicenze. Non sono delle sante, ma diciamo che parte dei loro poteri vengono usati per fare del bene, ma sempre sotto pagamento oppure con offerte di cibo o altro. Le Janare cattive sono le Janare o streghe oscure e sono coloro che usano la magia nera, le evocazioni del demonio, degli spiriti, rituali che sono iatture, magie in cui si richiedono sacrifici animali o addirittura sacrifici umani, e usano le loro doti per fare esclusivamente del male. Alcune di esse sono anche sposate in modo da sembrare madri perfette, ma ciò non toglie che rispettano la loro natura ed agiscono durante la notte. Infatti le Janare che sono sposate cosa fanno durante la notte? Fanno addormentare profondamente il loro sposo e i figli con un filtro magico. Subito dopo lei si spoglia totalmente e nuda cavalca la sua scopa per librarsi in volo e maledire chiunque lei incontri. Fanno dispetti, malocchio. I suoi non sono semplici dispetti, ma hanno un obiettivo preciso, vale a dire quello di far ammalare e condurre alla morte oppure a far cadere in disgrazia le persone che hanno, tra virgolette, preso in antipatia. Tende a separare le coppie e a rovinare i matrimoni. Tra gli incantesimi più comuni che eseguono le Janare c'è quello di andare di fronte alle porte delle persone che hanno
sparlato male di loro oppure che loro detestano, in modo da lanciare il malocchio. Essa entra dal buco della serratura e sparge una polvere magica che fa addormentare profondamente gli abitanti. Questo le consente di fare i dispetti che più desidera, di ogni genere, distrugge oggetti o li ruba, sussurra alle orecchie di chi è addormentato in modo da non farlo riposare bene e dargli gli incubi. I suoi sussurri mettono dubbi, pettegolezzi o addirittura instaurano invidie e o ancora peggio racconta dei segreti che rimangono nella mente della sua vittima, taglia i capelli alle donne e balla sulla pancia degli uomini. Una volta che terminati i suoi dispetti, prima che sorga il sole, esce dalla cappa del camino dal buco della serratura da cui è entrata e torna a casa sua. Nessuno riesce a sapere chi sia la Yanara. Possono esserci dei sospetti, ma è impossibile identificarla chiaramente, almeno che non sia lei a farsi vedere. Esistono dei modi per riuscire a capire se avete a che fare con una Yanara. Il primo metodo è quello di gettare del sale sui piedi. Il sale le fa allontanare, gridare oppure le ustiona, altrimenti recitate una preghiera di protezione anche mentalmente e vedrete che la strega inizierà a soffrire di mal di testa o di altri malesseri ed è costretta ad allontanarsi di casa. Se in caso avete la certezza, avete a che fare con una Yanara e volete farla allontanare, allora dovete porre dietro la porta di casa vostra oppure all'esterno, negli angoli della vostra casa, una scopa capovolta. Volendo dormire senza incubi, proprio perché la strega vi viene a trovare tutte le notti, ponete un sacchetto di sale grosso sotto il cuscino. Siamo giunti al termine di questo viaggio insieme alla Yanara. Cosa ne pensate? Vi piace questa figura oscura e spaventosa? Fatecelo sapere con un commento. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Un saluto dal Bosco delle Streghe.